bentornati su Chiara Sky Corner. Siamo già arrivati alla mia terza missione come influencer e oggi parliamo di un argomento che mi piace particolarmente, ovvero la lingua coreana. Per affrontare questo argomento ho deciso di fare due video separati. Nella prima parte, ovvero il video di oggi, vi racconterò un po' la mia esperienza con lo studio del coreano, come ho iniziato a studiare, come mi organizzo, perché lo sto facendo, quali sono i miei obiettivi e quant'altro, mentre nella seconda parte condividerò con voi 5 piccoli consigli pratici per affrontare per la prima volta lo studio di questa lingua. Ho iniziato a studiare coreano tra marzo e aprile del 2021 da autodidatta. Soltanto nell'ultimo anno ho seguito un corso tenuto da un'associazione di Torino. Comunque il mio obiettivo sin dall'inizio è stato quello di conseguire le certificazioni di lingua che si chiamano TOPIK. Ad aprile del 2022 ho conseguito la mia prima certificazione raggiungendo il livello 2 e qualche mese dopo, a ottobre del 2023, ho anche cercato di prendere quella successiva, ma ovviamente direte voi non ci sei riuscita. Ovviamente non ci sono riuscita. Adesso penso anche io che fosse ovvio, ma ecco, io in quel periodo ci stavo credendo. Ma vi dirò che per la quantità di risposte random che ho dato quel giorno non è neanche andata così male. Ovviamente il punteggio non è stato sufficiente a conseguire la certificazione, ma pensavo peggio. Comunque direi di passare alla sezione successiva in cui vi mostrerò e vi parlerò un po' di come ho organizzato il mio studio nel corso di questi 2 anni. Vi racconto un po' come ho iniziato a studiare. Innanzitutto ho imparato l'alfabeto tramite un'applicazione sul cellulare. Ce ne sono tante, la cosa importante è che insegni il corretto ordine dei tratti, l'unica cosa a cui fare attenzione. Dopodiché mi sono rivolta ad alcune risorse online gratuite. Penso che tutti gli interessati più o meno conoscano Talk to Me in Korean. Per chi non lo conosce è un sito su cui sono presenti delle video lezioni di coreano. L'unico problema è che è tutto in inglese, in coreano ovviamente, però sono fatte molto bene. Su questo sito c'è una parte a pagamento con vari corsi addizionali, ma c'è un podcast di grammatica interamente gratuito che va dalle basi, è diviso in 10 livelli e personalmente l'ho trovato molto utile soprattutto per cominciare. Per ognuna di queste lezioni c'erano anche dei PDF, quindi io ho cominciato banalmente stampandomi questi PDF, ascoltando le lezioni e studiando. Adesso ve li faccio un attimo vedere. Talk to Me in Korean, tra le altre cose, ha anche creato dei libri. Io mi ricordo che all'inizio affiancavo a questo podcast che ascoltavo online gratuitamente dei libri di esercizi che si possono trovare sul loro sito, disponibili anche in formato elettronico, quindi con un costo abbastanza limitato. Ovviamente, avendo ben poco di cartaceo, sin dall'inizio ho utilizzato dei quaderni, dividendo la grammatica dagli esercizi. Adesso vi faccio vedere anche i quaderni. Magari per qualcuno potrebbe essere utile, oltre al quaderno di grammatica e al quaderno degli esercizi, anche tenere un quaderno per il lessico. Io personalmente ci ho provato, ma mi è stato poco utile perché ho un brutto rapporto con gli elenchi di parole, quindi preferisco apprendere il lessico in altre maniere, leggendo, studiando, eccetera, ma magari per qualcuno può essere effettivamente utile. Comunque questi sono stati i miei primi passi con il coreano. Per 5-6 mesi buoni ho studiato utilizzando esclusivamente quel podcast e quei libri di esercizi di cui vi ho parlato, e per muovere i primi passi è stato sicuramente molto utile. Dopodiché sono passata dai libri scritti in italiano perché, sebbene io capisca molto bene l'inglese, comunque a un certo punto può diventare un ostacolo, comunque rallentare il processo di apprendimento. Magari dei passi successivi vi parlerò in un prossimo video.
Per adesso direi che non ho altro da dirvi, ci vediamo nel prossimo video con i miei 5 consigli per cominciare a studiare coreano. Ciao!